Chef Nunzio, io e il Pikachu ti sfidiamo. Diamo pollo alla birra. Buono, saporito. Chef, non deluderci. Salve a tutti e bentornati in questa accattivante rubrica Sfida Chef Nunzio. In questo secondo episodio il nostro sfidante ed amico Koshi7 ci ha lanciato una sfida apparentemente molto semplice, il pollo alla birra. Ma come trasformare un piatto così tradizionale e povero come il pollo alla birra in una portata da gourmet? Qui la scelta del petto di pollo, che è più delicato ed elegante, è stata fondamentale, come è stato fondamentale la scelta della Weizenbier, una particolare birra di frumento tradizionale della Bavaria, dal colore torbido e dal sapore meno amaro rispetto alle altre birre. Come sempre ho voluto giocare con i contrasti, così per addolcire l'inconfondibile sapore di amaro della birra ho voluto cuocere il pollo in una crosta di salsa a base di miele davvero particolare. Il risultato giudicatelo voi. Nel frattempo noi andiamo a vedere come si prepara. In realtà la nostra avventura con questo piatto comincia 8 ore prima, poiché metteremo a macerare il pollo nella birra. Una volta sistemato per bene in un contenitore abbastanza capiente, versiamo una piccola parte di birra e aggiungiamo adesso le bacche di ginepro, che hanno un odore caldo ed avvolgente. Poi i semi di cumino, dolci e molto aromatici. Saliamo, mettiamo un filo d'olio d'oliva ed infine ricopriamo con la birra rimanente. Copriamo il tutto e lasciamo macerare in frigo per almeno 8 ore. È consigliabile preparare prima anche la salsina con cui andremo a realizzare la crosta di miele, così da dare il tempo agli ingredienti che la compongono di sprigionare tutti i loro aromi. Per realizzarla tagliamo e spremiamo il succo di un limone, versiamolo in una ciotola e aggiungiamo la paprika dolce, la salsa Worcester che dà un tocco di affumicato, l'erba cipollina e un bel po' di sale, poiché questa salsa dovrà condire da sola la carne, una macinatina di pepe nero ed infine il miele. Mescoliamo tutto accuratamente, poi riponiamo in frigo in attesa di utilizzarlo. Trascorso tutto il tempo necessario, siamo finalmente pronti a fare le prime operazioni preliminari. Cuoceremo il pollo sulla griglia del forno con la funzione del grill e per evitare fumi all'interno del nostro forno utilizzeremo una teglia foderata di carta forno e riempita parzialmente di acqua che farà da raccoglitore per gli oli. Riscaldiamo il forno a 200 gradi ed iniziamo a sistemare sulla griglia i petti di pollo oramai macerati a sufficienza nella birra. Ora con un pennello cominciamo a spalmare la salsina al miele con cura da entrambe le parti. Terminata questa operazione non ci resta che infornare il nostro pollo. A metà cottura comunque passeremo ancora una volta la salsina in modo tale che così la crosta di miele sia più spessa e più croccante. Ora non ci resta che preparare la regina base di questa ricetta, una riduzione alla birra. Per prepararla mettiamo in una padella un po' di salsina al miele, un filo d'olio d'oliva ed aggiungiamo la birra. Portiamola in ebollizione in modo da far evaporare tutta la parte alcolica. Mescoliamo di tanto in tanto ed una volta raggiunta l'ebollizione setacciamoci su la farina e continuiamo a mescolare con cura e pazienza fino a quando la farina non si sarà amalgamata e otterremo una bella cremina densa e vellutata. A metà cottura giriamo il pollo e per la seconda ed ultima volta spalmiamolo di salsina al miele. Richiudiamo il forno e continuiamo la cottura. Il tempo medio di cottura, se ve lo state chiedendo, si aggira intorno ai 20 minuti. Il mio consiglio comunque è quello di controllare la prima volta dopo 10 minuti e poi ogni 5 minuti, poiché se si dovesse esagerare con la cottura il pollo risulterebbe asciutto e stopposo. La riduzione alla birra è pronta, il pollo è cotto alla perfezione. Non ci resta che fare un impiattamento degno di questo delizioso piatto. Affettiamo sottilmente uno dei petti di pollo, ottenute poi le fettine di ugual misura con il torso e il filo del coltello rivolti orizzontalmente, facciamo una leggera pressione al fine di dare alle fette un'elegante scalinatura. Al centro di un piatto mettiamo qualche cucchiaio di riduzione, spalmandolo leggermente. Adagiamoci sopra con attenzione e delicatezza il petto di pollo che abbiamo tagliato senza disfare le fette. Riversiamo solo al centro qualche cucchiaio di salsa alla birra cercando di non esagerare per non coprire l'estetica del pollo. Decoriamo con cura adagiandoci sopra degli steli di erba cipollina appena raccolta. Decoriamo tutto intorno con delle macchiette di salsa alla birra di grandezza e posizione irregolare. Ed infine l'ultimo tocco di classe, un filino di olio extravergine di oliva. Eccolo qui, un piatto di pochi ingredienti, ricco di contrasti, dolce e salato, croccante e morbido, un aspetto invitante e molto elegante, nonostante l'umiltà degli ingredienti con cui è stato realizzato. Questa sfida finisce qui. Vi invito ad andare a guardare anche la ricetta che ha realizzato il mio
amico e in questo caso avversario Cosci7 e di constatare qual è il piatto che vi è piaciuto di più. Fatecelo sapere magari sotto qui nei commenti. Chef Nunzio vi ringrazia di essere arrivati fino a qui, ringrazio il mio amico Cosci7 per la sfida entusiasmante e vi rimando alla prossima ricetta. Ciao belli! I piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia